Ciao, sono felice di vedervi. Oggi, oltre che per i soliti motivi, anche perché mi fate sentire meno solo, in una giornata che non è proprio delle migliori. Questa, infatti, che vedete è la premessa della premessa. Prometto di essere breve. Volevo soltanto dire che ehm, dopo l'uscita dell'ultimo video io ero contentissimo perché i numeri erano buoni, le visualizzazioni sono salite, poi andremo alla celebrazione nella sezione che verrà, però nel frattempo nel mondo sono successe delle cose estremamente sgradevoli, non è un termine corretto, sono successe delle cose tragiche, a dire il vero. Mi riferisco chiaramente alla morte di due persone, una persona comune e una persona che invece aveva una funzione svolgeva una funzione pubblica. Poco cambia comunque. Due morti che mi hanno colpito, come penso molte altre persone sensibili, in modo particolare, per quanto io non sia affatto uno che si lascia impressionare facilmente, però in qualche modo, forse per lo stato del mondo, forse perché anche io ho cominciato a dire la mia opinione a un pubblico più vasto, eh, quello che è successo mi ha fatto stare male, al punto che avevo davvero pensato di cambiare argomento del video e farne uno diverso, puntare di nuovo sull'attualità, più per un bisogno interiore stavolta che per un calcolo. Però alla fine ho pensato che ognuno di noi deve seguire la sua strada e il modo migliore di onorare le persone che non ci sono più, specialmente le persone che hanno provato a migliorare il mondo con la loro opinione, con la loro voce, sbagliando, anche esagerando talvolta, ma comunque provando a fare qualcosa di migliore rispetto a che starsene in silenzio, accettando tutto passivamente. Ecco, ho pensato che il modo migliore di onorare queste persone è continuare con quello che so fare meglio, tra virgolette, quello che mi piace e con quello che mi appassiona. Quindi oggi farò il video che avevo in programma di fare, lo script che avevo deciso di fare. E in ogni caso vi ringrazio di aver ascoltato questa piccola premessa della premessa, che è più che altro eh, una sensazione mia del momento. E adesso finalmente passiamo al video vero e proprio. Oggi, tanto per cambiare, perché mi piace vivere tranquillo, mi prendo un certo rischio, perché ho intenzione di discutere ampiamente, come al solito, dell'intersezione fra due dimensioni, cioè la mia professione e tutto quello che è correlato a essa, quindi la psicologia intesa proprio come lavoro, come campo di studi, come esercizio di certe facoltà, anche sociali, anche che hanno un'influenza sulla società, e la femminilità, inteso come la condizione di essere donna. Chiaramente si tratta di un campo minato perché nel nostro presente qualsiasi non critica alle donne, ma qualsiasi osservazione basata sulla statistica o sulla propria esperienza di vita, che sia un po' diversa dalla narrazione totalmente positiva, rischia di essere percepita come una critica e chi la muove di finire nel grande calderone della misoginia. Ma a noi questo non spaventa. E non ci spaventa anche perché incredibilmente siamo arrivati a essere più di 1000. Quando avevo cominciato questa avventura io non avrei mai pensato di arrivare a un obiettivo del genere, che chiaramente per alcuni è un obiettivo modesto, però è la prima pietra miliare, lo riconosce YouTube stessa, che infatti a 1000 iscritti comincia a parlare di monetizzazione. Poi bisogna vedere se arriverò mai a monetizzare qualche video, visto che di solito non parlo proprio di Minecraft e gli argomenti che tratto, anche se non metto immagini di gore, non sono proprio i più family friendly che si possano immaginare, specialmente con il taglio che gli do. Però siamo arrivati a 1000 e a noi dei soldi interessa relativamente, a noi interessa il fatto che oltre a essere un numero considerevole adesso, vi vedo attivi, leggo i vostri commenti e rispondo ai vostri commenti, anche a quelli un poco provocatori che sono, lo chiarisco, altrimenti faccio la parte di quello che piange. I commenti negativi o comunque provocatori o denigratori sono l'assoluta minoranza, non mi danno nessun fastidio, perché poi in compenso c'è una quantità gigantesca di commenti positivi che mi fanno tantissimo piacere. Avevo pensato di organizzare qualcosa per celebrare questo traguardo e per un po' mi era balenata in mente l'idea più che discutibile
di offrire dei consulti gratuiti a qualcuno che vince un'ipotetica lotteria. Poi mi sono vergognato di me stesso, naturalmente, oltre al fatto che sarebbe una violazione del codice deontologico, ma questo non è un problema perché uno bravo l'ha fatto senza vergognarsi, addirittura associando l'estrazione al comprare un detergente intimo, quindi non sarebbe stato questo il problema è mio morale. Appena la mia mente ha prodotto questa idea, il mio superio immediatamente mi ha ricordato che sì, sono un pagliaccio, però c'è un limite a tutto. Quindi alla fine del video, per i coraggiosi che ci arriveranno, perché no, non sarà un video breve, non li so fare, spiegherò che cosa voglio fare invece, qual è una forma dignitosa di celebrazione dei 1000 iscritti. Per il momento vi ringrazio dal profondo del cuore, per i commenti, come dicevo, per le cose che mi raccontate qualche volta nei commenti, a cui io cerco di rispondere più che posso, anche perché non sono tantissimi, ancora siamo nell'ordine delle centinaia, diluiti nel tempo. Quindi che altro mi resta da dire? Ci ascoltiamo la sigla e cominciamo a parlare di donne, terapia, donne in terapia, donne che fanno la terapia, donne che conducono la terapia, insomma, donne e psicologia. Sigla. Potrà sembrare un poco paradossale, però se mi seguite vi renderete conto che in realtà ha una sua logica, ma questo video sarà al contempo il più personale, nel senso che sarà il video in cui io riferirò e mi riferirò di più alla mia esperienza di studente e poi tirocinante e poi adesso professionista, e quindi parlerò di cose che ho visto io che non hanno in sé valenza statistica, ma sarà anche il video più statistico, cioè io ho cercato nella stesura dello script di sposare un po' quello che ho visto io personalmente con la statistica, quello che abbiamo a disposizione dal punto di vista statistico. Non ci sono sempre riuscito, naturalmente, quindi alcune cose non hanno una vera dimostrazione, saranno semplicemente cose che io ho visto e che ho vissuto, ma non per questo non hanno valore, nel senso ce l'hanno, però prendetele per quello che sono. E come comincia questa storia? Questa storia comincia nel 2014, quando io decido di iscrivermi a psicologia. La mia classe, ancora lo ricordo, è una di quelle cose, uno di quei numeri che difficilmente si dimenticano, aveva 283 iscritti, e nel primo semestre praticamente venivano tutti a lezione, con pochissime eccezioni. Io ero una di queste eccezioni abbastanza spesso. E di questi 283 iscritti, queste 283 matricole, almeno 250 erano donne. Questa non è assolutamente un'eccezione statistica, anzi è la normalità, e noi sappiamo che psicologia, forse come nessuna altra facoltà, tranne scienze dell'educazione, ma tutte le facoltà di questo ambito sono numericamente dominate dalle donne. Penso che non vi desti particolare stupore il fatto che non è che io mi trovassi male in questo ambiente, anzi era un ambiente tutto sommato piacevole, nel senso che non era particolarmente competitivo, da principio c'era una certa cooperazione, si stava bene. Io e penso gli altri 29 o un numero simile uomini che erano in quella classe di matricole, credo che tutti noi potremmo riportare un'esperienza piuttosto positiva. Ora, per forza di cose, questa disparità che si riscontra quando si va all'università poi si riflette anche nelle percentuali di persone che finiscono l'università e diventano professionisti della salute mentale, in questo caso psicologi. Noi sappiamo che in Italia tra l'80 e l'84% di tutti gli psicologi sono donne. È un dato che è stabile, nel senso che non è cambiato particolarmente dal 1989, cioè da quando è stato creato l'albo degli psicologi, e non è in mutamento nel prossimo futuro, perché i dati delle immatricolazioni continuano a confermare questo fatto. Da un punto di vista di una persona che osserva solo il presente o che conosce solo il presente e non si fa domande sul passato ormai remoto, questo si potrebbe considerare una cosa acclarata, cioè nel senso tutti sanno che psicologia è la facoltà delle ragazze, lo sanno tutti, come scienze dell'educazione, come servizio sociale in parte, e quindi nessuno stupore. Lo stupore però nasce dal fatto che se uno conosce la storia, anche un minimo, anche un ragazzo che alle scuole superiori si approccia allo studio della psicologia come un pezzo di filosofia,
si rende subito conto di un fatto, cioè che la psicologia come disciplina è nata con contributi maschili, integralmente maschili. Che non è una sorpresa, ovviamente, perché il tempo in cui la psicologia si è delineata come scienza, cioè la fine dell'Ottocento, era un tempo in cui la società europea era assolutamente patriarcale nel senso stretto del termine, pochissime donne andavano all'università, parliamo di 20-30 donne per ateneo in alcuni paesi. Non tutti i campi erano dominati dagli uomini, tradizionalmente. Ad esempio, un altro settore che ad oggi è quasi integralmente femminile, che è l'infermieristica, ha come pioniere delle donne. Florence Nightingale era una donna nel 1850 e che ha fondato la pratica moderna dell'infermieristica, e quindi si può dire che è una professione che era femminilizzata dall'inizio. Moltissimi educatori dei bambini erano donne. Maria Montessori era una donna alla fine dell'Ottocento. La psicologia no. La psicologia, come ho detto, in entrambi i suoi settori iniziali, era una professione di uomini. Che poi ci siano stati nel tempo dei contributi inusuali ancora per altre scienze, basti pensare alla fisica o alla matematica, e da parte di donne molto presto, quindi anche prima della seconda guerra mondiale, nella psicologia è innegabile. Abbiamo Melanie Klein, Anna Freud, ma comunque era un settore che rimaneva dominato dagli uomini, proprio come tutte le altre discipline. Questo perché tutti i primi esponenti, tutti i pionieri della psicologia clinica soprattutto, erano medici. Quindi venivano da un'altra professione, la professione medica, che anche quella era totalmente dominata dagli uomini, e loro continuavano a pensarsi, anche dopo che la psicologia è stata delineata come scienza autonoma, continuavano comunque a pensarsi come medici, Freud, Jung e moltissimi altri. Quindi dalle sue origini fino a almeno mezzo secolo dopo, la professione psicologica clinica era inscindibile dalla medicina. La professione di psicologo sperimentale ebbe un percorso tutto sommato simile, nel senso che quando venne istituzionalizzata, soprattutto nelle università americane, anche lì tutti gli accademici di rilievo erano tutti uomini, Skinner, Watson e via dicendo. E quindi come si è arrivati da una professione che era quasi integralmente maschile a una professione che è quasi integralmente femminile? Gli americani hanno un'espressione per indicare questo concetto, che è male flight, cioè nella scelta della professione sembra che gli uomini abbiano delle priorità. Una priorità è, e soprattutto la principale priorità, è quanto si può guadagnare da quella professione. La seconda priorità, che tutto sommato è correlata alla prima, è quanto prestigio dà quella posizione, e la terza è quanta riconoscibilità sociale, potremmo dire quanto status, dà quella professione. Nel tempo la pratica psicologica, soprattutto da quando è stata separata dalla medicina, quindi si è avuta la separazione che non è integrale in tutti i paesi, ma in Italia per esempio è fortissima, a noi interessa questo, quando si è avuta la separazione tra la psichiatria, che è una branca della medicina, considerata una branca della medicina, e la psicologia anche clinica, che invece è considerata generalmente nelle università e accorpata nell'area umanistica. La psichiatria ha mantenuto fondamentalmente il guadagno, il prestigio e lo status, e la psicologia invece si è trovata in un campo molto indeterminato, addirittura a condividere gli spazi con studiosi di letteratura, di pedagogia, di antropologia, e quindi ha cominciato a perdere attrattiva per tutti quelli che cercavano una professione che facesse arricchire e desse un bel po' di potere decisionale. E quindi gli uomini, come dicono gli inglesi, hanno preso il volo. Per contro, invece, si sono inserite moltissime donne. Non è che le donne, quando scelgono una professione, sono stupide, non hanno a cuore per niente i soldi, il prestigio, la carriera. Invece, infatti, ce l'hanno e si vede in tante decisioni, ma tendono a valutare anche altri aspetti. Per esempio la soddisfazione personale, per esempio la sintonia con quello che studiano, anche la facilità, l'accessibilità di quello che studiano è un fattore importante. E quindi, a seguito di questa separazione, le donne hanno cominciato ad accedere in massa a questa facoltà. Specialmente poi, come dicevo, da quando è stato creato l'albo degli psicologi, è stata istituzionalizzata la figura. E poi ovviamente non si può ignorare un fatto. Quando uno stereotipo viene ripetuto più tante volte, e questo è il primo fattore psicosociale che affrontiamo, può capitare che le persone che sono oggetto di quello stereotipo comincino a convincersi
della sua veridicità. Ecco, nel caso specifico, nel corso della seconda metà del Novecento, soprattutto verso la fine del secolo, è passata nella società occidentale quest'idea che gli uomini sono incompatibili con tutti i mestieri che hanno a che fare con la relazione e la cura. Non parliamo di relazione e cura con i bambini, in cui gli uomini sono stati completamente espulsi, ma in generale tutti i mestieri in cui bisogna creare un rapporto personale, profondo con la persona, senza poterla considerare un caso come nella medicina o un qualcosa di oggettivo. Ecco, questi mestieri si è ripetuto che gli uomini non li possono fare o li fanno male perché non hanno le caratteristiche di empatia, di, come dicono gli inglesi, agreeableness, cioè gli uomini sono disagreeable, tendono a litigare, tendono a imporre la loro visione. Questi stereotipi sono un'estremizzazione a uso e consumo di una parte di alcune caratteristiche psicobiologiche che in effetti sono peculiari degli uomini. Hanno preso sempre più piede, molti uomini si sono convinti di questo, anche perché la famiglia li ha educati a credere che questo fosse vero, e hanno rinunciato a questo tipo di carriere potenziali. Il paradosso, però, e questo è divertente, è che la nostra professione è una professione psicologica che ha obiettivamente perso tantissimo prestigio nel tempo e di cui veramente si fa fatica a trovare esponenti di un certo rilievo che sono noti alle masse. Ecco, quei pochi che comunque continuano a pubblicare dei libri con un minimo di originalità, a rivolgersi a un pubblico più vasto, comunque sono, come in senso etimologico, riconoscibili, cioè se vedi la loro faccia in televisione magari sai di chi stiamo parlando, ecco, sono tutti uomini. Conosciamo la nostra vita interiore e cerchiamo di conoscere quella degli altri. In che misura tentiamo di conoscere la nostra solitudine e la solitudine di tanti giovani? Il che da un lato è un paradosso, però dall'altro poi, se ci pensate, in realtà tanto paradosso non è, e lo vediamo il perché nella sezione a seguire. Chi esercita la professione, ne abbiamo appena parlato, parliamo praticamente solo di donne, adesso passiamo dall'altro lato del tavolo e cerchiamo di capire chi va dallo psicologo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Perché sembra stupefacente, ma anche qui c'è un grossissimo divario di genere. Chiaramente noi ci stiamo concentrando sull'utenza che va dallo psicologo e lo fa per propria libera scelta e per propria necessità, o con i propri soldi o nel settore pubblico, ma comunque lo fa volontariamente. Perché se prendessimo in esame le persone che vanno dallo psicologo perché sono obbligate, quindi bambini, adolescenti, persone inviate dal tribunale, accertamenti, allora la situazione cambierebbe. Ma a noi questo non interessa, perché noi stiamo cercando di analizzare dei fenomeni culturali, quindi a noi interessa ragionare sulle persone che vanno liberamente dallo psicologo, perché pensano che possa tornare loro utile o avvertono la necessità. E chi sono queste persone? Per la grande maggioranza, per i dati che abbiamo a disposizione, che sono soprattutto dati anglosassoni, quindi americani e inglesi, perché loro fanno più ricerca, ma è molto verosimile che sia lo stesso anche in Italia, visto che anche noi ne produciamo alcuni. Il gruppo demografico che più di tutti si rivolge volontariamente a psicologhe, perché abbiamo appena detto, è quello delle giovani donne a scolarizzazione alta o medio-alta, e a reddito medio o medio-alto, quindi della classe media o borghesi, se preferite un altro termine. E quali sono i disturbi peculiari, ovviamente generalizzando, di questa particolare fascia demografica? Sono tutti disturbi che in ambito psicodinamico si potrebbero dire disturbi nevrotici, cioè che certamente causano malessere alla persona, causano un abbassamento della qualità di vita, ma non compromettono la funzione sociale. Cioè la persona, per dirlo in parole più semplici, più dirette, la persona sta male, avverte un disagio e avverte di avere bisogno di aiuto e avverte che ci sono degli elementi negativi in quello che vive, ma comunque riesce a lavorare, ad andare a scuola, ad andare all'università, ad avere una famiglia, a partecipare alla vita familiare se non ha una propria famiglia. E in molti casi, soprattutto per persone distratte che vivono attorno a questi pazienti, non ci sono segnali immediati di malessere. Però il malessere invece c'è ed è diffuso, nel senso che queste generalizzazioni sono possibili perché si osservano pattern comportamentali e sintomatici
che sembrano portare tutti in una specifica direzione. Queste giovani donne hanno anche delle peculiarità, possiamo dire, di gruppo, dal punto di vista ideologico e dal punto di vista politico e dal punto di vista sociale. Cioè parliamo di un gruppo demografico che è senza dubbio il più progressista di tutti. Nessun gruppo demografico come quello delle giovani donne d'alta istruzione tende a votare a sinistra, tende ad avere un approccio molto libertario a tutte le materie, che siano materia riproduttiva, che siano questioni legate alla giustizia, tutti questi aspetti della società che sono molto divisivi, tra l'altro, perché sono quelli su cui si giocano generalmente le elezioni tra una parte e l'altra, e sono anche molto polarizzanti perché generalmente conducono a litigi. Su tutti questi temi questo gruppo demografico ha una posizione uniforme, per quanto possibile naturalmente, e molto ben delineata. Tra l'altro queste idee non nascono dal nulla, sono anzi supportate da carriere accademiche che non solo sono di livello alto nel senso di quello che si raggiunge, ma generalmente le ragazze, le giovani donne, le bambine tendono a performare molto meglio a scuola rispetto ai maschi. Non solo arrivano più frequentemente alla laurea, ma arrivano anche alla laurea con voti migliori e ci arrivano più in fretta. Abbandonano meno, soprattutto la scuola, ma anche l'università. Fa strano pensare che queste persone, queste giovani donne che hanno ottenuto tutti questi risultati, e quindi avrebbero dei motivi per essere orgogliose di se stesse, che hanno una visione così chiara del mondo, in cui dal loro punto di vista loro sono quelli che sono nel giusto. E questa visione tra l'altro è anche supportata dallo status quo, nel senso che questa è la visione della maggior parte dei giornali, è la visione della maggior parte dei partiti politici che si dipingono come il partito delle persone che sanno quello che è giusto fare. Perché l'unica cosa concreta che Giorgia Meloni ha fatto sulla sanità pubblica che stanno tagliando è far entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni violente sulle donne e le ragazze. Perché queste giovani donne quindi stanno male? E soprattutto, questo malessere che avvertono, che cosa significa? Qui naturalmente dobbiamo fare di nuovo generalizzazioni e speculazioni, però qualche conclusione la possiamo trarre, e la trarremo. Possiamo dire che queste forme depressive, queste forme di ansia che spesso vengono riportate, perché poi sono quelle, la trinità dei disturbi che colpiscono maggiormente le giovani donne di cui stiamo parlando alla fine è questa: la depressione, i fenomeni depressivi, l'ansia e tutti i correlati, e i disturbi del comportamento alimentare. Questi disturbi hanno in comune il fatto, secondo me, di non avere un'origine ben delineata, o diciamo un'origine episodica. Sono disturbi che sono di natura esistenziale, e i disturbi di natura esistenziale sono chiaramente i più difficili da trattare, se non siamo proprio nell'ambito dell'impossibilità del trattamento. E questo lo vedremo nella prossima sezione. E in tutto questo la domanda è: i maschi? Verrebbe da pensare quasi che i maschi invece stiano bene, non abbiano problemi, quindi non si rivolgono a professionisti della salute mentale. In realtà, da quello che sappiamo, e anche questo sarà l'oggetto della prossima sezione in cui entriamo nel merito, i maschi di disturbi ne hanno, e come? Non solo ne hanno, ma sono anche in media molto più gravi e molto più invalidanti di quelli delle giovani donne, ma non vanno dallo psicologo, preferendo altre modalità, per così dire, di cura e trattamento, soprattutto per fattori culturali, che adesso finalmente, dopo averlo detto tante volte, andiamo a vedere. Se abbiamo presentato questo disturbo femminile delle giovani donne come qualcosa di vago, indeterminato, che sembra veramente colpire tutti gli aspetti della vita, senza però arrivare a livelli di gravità tali da fermare la vita. Come si svolge di solito una terapia in cui, come è probabile, tanto la paziente quanto la psicologa, per i motivi che abbiamo detto in natura statistica, sono entrambe donne? Spesso, e qui dobbiamo fare riferimento alla mia esperienza personale, a quello che ho visto io e a quello che ho sentito riportare, e anche a quello che mi sembra emergere dalle testimonianze che sempre più spesso si leggono, questi percorsi clinici donna e donna si configurano come una specie di rito settimanale. Penso che molti di voi avranno fatto l'esperienza di avere un dialogo con qualcuno, con una ragazza, che dice: sì, però ne devo parlare con la mia psicologa, oppure non vedo l'ora di parlarne con la mia psicologa. Quasi che il centro dell'esistenza, il centro emotivo dell'esistenza, si sposti dal vivere la vita
al riferire quello che si è vissuto a un professionista della salute mentale, a una professionista della salute mentale. Thank you to my therapists and gay people. I love you. La logica, la pratica comune vorrebbe che lo psicologo sia qualcuno che in un certo senso, se non proprio risolve un problema meccanicamente, ma comunque assolve una funzione limitata e che si spera sia quanto più possibile circoscritta nel tempo e nello spazio. Non è scorretto avere il proprio psicologo come oggetto mentale o come oggetto interno. In molti casi, in queste terapie donna a donna, si va molto oltre. Si configura quasi un rapporto che si potrebbe definire parareligioso. Cioè la psicologa non ha più la funzione di diagnosi, reazione e cura, ma ha una funzione di accoglimento, rassicurazione, contenimento e, più grave di tutti, più pericoloso di tutti, significazione. Questa è una parola di quelle che piace usare ai filosofi. Significazione significa questo. La persona riporta delle esperienze che sono dolorose, ma non sono state comprese. Non si hanno gli strumenti per comprenderle. E il professionista dall'altro lato del tavolo fornisce un significato esistenziale a quello che viene riferito. E poi, una volta che quello che è stato riferito è significato, dà dei consigli su quello che è giusto fare. Perché ovviamente chi è in possesso del significato è anche in possesso della morale e di quello che è giusto fare, di quello che è giusto dire agli altri che sarebbe corretto fare. Questa è una cosa che dà benefici anche a lungo termine, ma non sono dei benefici corretti, perché soprattutto quando non si mette un termine temporale alle terapie, cosa che succede di frequente, è facilissimo che si crei una forma di interdipendenza. La prima parte di questa interdipendenza ve la dico adesso, cioè il paziente ha una grandissima paura di perdere il suo significatore, perché se perde quello, se perde quella, la sua vita torna a essere disintegrata, incomprensibile, un accrocco di esperienze che non hanno molto senso, e vedremo quali sono queste esperienze e perché sembrano un accrocco, perché lo sono in realtà. L'altra parte dell'interdipendenza ce la discutiamo nella sezione apposita. Dicevamo di queste esperienze che vengono riportate. La domanda è: ma che esperienze fanno queste giovani donne? Fanno delle esperienze che, come dicevamo nel video precedente, hanno molto a che fare con la libertà, soprattutto con la libertà assoluta. Dal punto di vista relazionale fanno delle esperienze molto poco integrate, nel senso incontrano, si uniscono, per dirlo in modo gentile, e hanno a che fare con moltissime persone, specialmente quelle del sesso opposto, in un modo che però è molto poco significativo. Molte di queste esperienze che vengono fatte in realtà lasciano un grande senso di vuoto esistenziale, che si potrebbe arrivare addirittura a definire come horror vacui. Questo horror, che non è il cinema horror, è latino, questo enorme spavento del vuoto, ha una sua logica. Perché gli esseri umani, per loro natura, per quanto provino a negarlo, sono portati a cercare un significato ulteriore, a non accontentarsi del significato, del tangibile, di quello che si vede, dell'esperienza sensoriale, ma a volere qualcosa di più e soprattutto a volere vedere la propria esistenza in un'ottica, come un disegno, come un processo logico che porta da un punto a un altro punto e significa qualcosa. Ecco, molte delle esperienze che queste giovani donne fanno non portano da nessuna parte. La carriera accademica, per esempio, come dicevo, magari ricevono dei voti alti, soddisfacenti, hanno dei titoli, ma il problema è che accanto a loro c'è un numero enorme di persone che ha lo stesso voto, lo stesso titolo, e quindi non è un'esperienza speciale, per quanto uno provi a rendersela speciale. Le esperienze romantiche, che poi romantiche ormai hanno ben poco, magari hanno un numero enorme di partner occasionali o di quelli che loro non vorrebbero che fossero partner occasionali, ma lo sono, perché dobbiamo tornare ai video precedenti, spesso la loro selezione del partner è abbastanza deficitaria o comunque poco logica. E dal punto di vista sociale, ancora, questo video è un po' la somma di tante cose che ho già detto, non ci sono più o quasi terzi spazi. I terzi spazi sono quasi tutti a pagamento, i terzi spazi sono quasi tutti commercializzati, e quindi è difficile inserirsi in un tessuto sociale che significhi qualcosa.
un partito, una chiesa, un gruppo di volontariato, e quindi si perde molto di autenticità. E la somma di queste esperienze, che sono tutte abbastanza transitorie, vacue, insoddisfacenti, ma di cui non si può negare l'intrinseca bontà, l'intrinseca giustizia, perché se si andasse a negare, per esempio, l'intrinseca giustizia della libertà di avere tutti i partner che si vuole, si entrerebbe in dissonanza cognitiva, perché questo è un pensiero di tipo conservatore e queste persone, abbiamo detto, tendono a essere molto progressiste. Ecco, come si risolve tutto questo? Andando da una persona che tira le fila e dà un significato a queste esperienze. Generalmente qual è questo significato? È riassumibile in un'espressione. Tu hai valore, tu sei degna, tu sei una persona, senza però spiegare perché. E quindi questa psicologia che rammenda talvolta si pone come un surrogato di tante cose che invece prima, tante cose grandi, strutturatissime, che invece prima costituivano i mattoni dell'esperienza umana: la famiglia, la comunità, la religione, l'ideologia. Tutto questo viene sostituito male, ma non è colpa sua, da una professionista della salute mentale che cerca un po' di contenere quello che le arriva. E perché cerca di contenerlo e perché non ha un approccio più direttivo e più chiaro, lo vediamo adesso. Ho deciso di elencare 3 incentivi che possono spingere anche una professionista onesta, ben formata e più che consapevole del proprio valore e del proprio lavoro a non comportarsi di conseguenza. Un primo incentivo, più semplice di tutti, è quello di natura economica. Non esiste, o quasi, una laurea che garantisca meno ritorno economico in relazione a quello che si è speso per laurearsi della psicologia. Siamo sempre agli ultimi posti. Vi ricordo, a titolo informativo, che circa metà degli iscritti all'albo degli psicologi è inattivo, cioè ha detto: guarda, a me di questa professione non interessa più, io ho passato l'esame ma non voglio più essere uno psicologo, non voglio più pagare le tasse, pagare la partita IVA e via dicendo, perché non ho ritorno economico. Questo vale per tutti, ma le donne guadagnano, come sempre in quasi tutti gli ambiti, meno degli uomini. Quindi stiamo parlando di una laurea poco redditizia e delle persone che guadagnano meno in proporzione. Quindi quando una professionista vede entrare nel suo studio una persona che ha le risorse e la motivazione, anche se non è una motivazione corretta, per iniziare un lungo percorso stabile, che si ripete magari una volta alla settimana per mesi o anni, o addirittura più di una volta alla settimana, resistere alla tentazione di avere almeno un piccolo introito stabile in una vita totalmente instabile, specialmente se parliamo di liberi professionisti, è fortissimo. Il secondo incentivo riguarda l'immedesimazione. Ancora una volta torniamo al me del 2014. Una buona parte delle mie colleghe che aveva iniziato a studiare psicologia perché aveva dei problemi irrisolti. Desiderava studiare la mente, il comportamento umano, i disturbi, eventualmente le possibili soluzioni a questi disturbi, perché avvertiva in sé, almeno in parte, i disturbi stessi. Quindi non è assolutamente improbabile che in questa coppia di paziente e clinico, il clinico, la clinica, abbia una certa immedesimazione nella sua paziente. E quando ci si immedesima, che è un fenomeno assolutamente normale e addirittura benefico, però quando ci si immedesima è più difficile estrarsi. Si comincia a provare una certa pietà, si comincia a provare una certa empatia, si comincia a ricordarsi come si era, e quindi si può cominciare quello che viene chiamato in gergo maternage, per appunto un atteggiamento quasi materno di supporto, però non di supporto corretto, di supporto affettivo, di supporto di una persona affezionata a un'altra, che è una cosa bellissima, ma ha poco a che fare con la pratica clinica ben fatta e utile per il paziente. Il terzo incentivo è quello che riguarda la soddisfazione professionale. Queste sono pazienti facili, nel senso, in realtà sono pazienti difficilissime, perché essendo che, dal mio punto di vista, poi altri hanno altre interpretazioni, che il loro malessere è di origine esistenziale, arrivare a trattarlo può anche essere impossibile, però se uno non vuole arrivare al nucleo del problema, questi sono pazienti che danno moltissime soddisfazioni, perché si aprono facilmente, anzi
sono straripanti nel desiderio di riportare quello che hanno vissuto, quello che hanno pensato, quello che hanno sognato, i loro desideri, i loro fallimenti, le loro umiliazioni. Quindi bisogna quasi limitarle, non sono pazienti che stanno zitte, sono pazienti che ringraziano molto, che si affezionano, perché è normale, quando non si hanno punti di riferimento precisi, è normale affezionarsi all'unico caposaldo della propria esistenza, che se non fosse tragico sarebbe anche divertente, che in fondo l'unico caposaldo è l'unica persona che mi capisce, la mia vita la pago. E ora torniamo agli infami, torniamo a quelli cattivi che sono pieni di privilegi, cioè torniamo agli uomini. Ma gli uomini invece in media che problemi hanno? La risposta è facile, o meglio, la risposta non è facile, però è nota, nel senso c'è tanta letteratura. In media gli uomini hanno disturbi decisamente più gravi delle donne, nelle loro manifestazioni, nei loro esiti e soprattutto nel peso che hanno nella società. Cioè, se le donne tendono ad avere dei disturbi che sì, sono potenzialmente invalidanti, peggiorano la qualità di vita, ma non la devastano, gli uomini invece tendenzialmente hanno dei disturbi che devastano loro, per prima di tutti la loro famiglia, e se poi vengono lasciati incontrollati, potenzialmente anche la società. Per esempio, la percentuale di uomini che hanno disturbi psicotici, quando dico disturbi psicotici per chi non è del settore, mi perdoneranno i colleghi, intendiamo i disturbi in cui la persona comincia a non riuscire più a distinguere quello che è reale e quello che non è reale, sono per la maggior parte uomini. I schizofrenici, le manifestazioni più severe di disturbo borderline tendenzialmente interessano gli uomini. Quasi tutti i disturbi di natura antisociale, quindi le persone che veramente possono arrecare un danno alla società, sono appannaggio degli uomini. La maggior parte delle persone che ha disturbi da gioco d'azzardo, dipendenza da videogiochi, dipendenza da internet, dipendenza da pornografia non ne parliamo, dipendenza da alcol, da droghe, sono per la maggior parte uomini. Sicuramente ci sono dei fattori culturali per questo, a noi tutto sommato dei fattori non interessa particolarmente. Ma quindi, cioè, ci troviamo davanti a un gruppo demografico che dovrebbe non andare dallo psicologo, ma correre dallo psicologo, evidentemente, perché se ha questo tipo di problemi. E invece non ci va. E non ci va per vari motivi. Il primo motivo, che è quello della letteratura classica, ce lo togliamo subito davanti. Non ci va perché c'è ancora una considerazione che andare da un professionista della salute mentale sia una forma di demascolinizzazione, cioè l'uomo vero dallo psicologo non ci va, perché l'uomo vero non deve mai chiedere aiuto. Penso che tutti gli uomini veri che stanno guardando questo video, che saranno tanti, staranno ora ridendo internamente, perché è una delle più grandi idiozie che si sia mai sentita. Comunque effettivamente ha un peso, ed effettivamente alcune persone, specialmente persone cresciute in una certa cultura molto basata sugli sfoggi di virilità, quelli più basic, potrebbero davvero non andare allo psicologo per questo motivo, e manco dallo psichiatra se per questo. E quindi trovare delle soluzioni alternative per cercare di stare un po' meglio, che sono, come dice la canzone, peggio della malattia. Per esempio, entrare in un abuso di sostanze per risolvere un problema di natura depressiva, e così si ha il disturbo da consumo di sostanze e il disturbo depressivo. Non piangete per me, sono già morto. Però secondo me ci sono anche degli altri motivi per cui gli uomini non si rivolgono agli psicologi, e soprattutto non si rivolgono alle psicologhe, che come abbiamo detto sono la maggior parte dell'offerta. La prima di tutte è che obiettivamente, ora devo usare un altro avverbio, ne userò 3 di fila, obiettivamente, visivamente e praticamente, l'offerta di psicologia clinica del mondo contemporaneo, almeno nel nostro paese, è un pochino confondente e confusa. Cioè ci sono tante belle parole che vengono utilizzate, soprattutto su internet e soprattutto sui social. Resilienza, aiuto, comprensione, ascolto attivo, personalizzazione, ognuno è diverso, ognuno ha il suo valore. Però poi all'atto pratico non si capisce bene che cosa si fa. Cioè sembra che parole come diagnosi, disturbo, problema e soluzione sono espulse dal discorso.
E siccome tendenzialmente gli uomini, specialmente gli uomini invece no, gli uomini veri, gli uomini razionali, quelli che tendono a scomporre l'esistenza in tanti problemi piccoli da poter risolvere, vorrebbero fare lo stesso anche con la loro salute mentale, si trovano davanti un'offerta che non è, evidentemente, ecco, diciamo la verità, non è tarata per loro, è tarata per un altro pubblico. Il modello problema-soluzione è molto rigido e difficilmente si può applicare così com'è in psicologia clinica. Però è anche vero che non si può ignorare il fatto che esistano dei problemi che si possono categorizzare, che si può fare una diagnosi generale e che si può imparare dall'esperienza degli altri come procedere. Che non tutto è personalizzabile, non tutto è particolare e soprattutto che non tutti siamo speciali, anzi veramente per la maggior parte non siamo particolarmente speciali. E oltre al cosa viene detto, dobbiamo anche guardare come viene detto. Se avete avuto l'esperienza, e penso che l'avete avuta, se state guardando questo video, l'algoritmo lo sa che vi interessa la psicologia, anche solo in parte, e quindi se lo sa vi avrà proposto qualche psicologo che si sponsorizza, qualche psicologa che si sponsorizza su Instagram o su Facebook. E con che tipo, a parte il linguaggio, ma con che tipo di approccio visivo si pubblicizza? Colori tenui, forme ammorbidite, font carini, tutto molto colorato. Sembra di guardare le infografiche dell'asilo Mariuccia. Un uomo che si trova davanti a questo tipo di comunicazione, che magari non ha veramente la voglia, il tempo di andare a cercare un professionista adatto alle sue esigenze, oppure già è un po' demotivato, già un po' magari si vergogna, però si trova davanti a sta roba, dice: sai cosa? Torniamo al Jack Daniels, che è meglio. Che è triste, però è una realtà. E comunque, facciamo l'ipotesi che quest'uomo riesca a superare questo impatto così un po' disorientante con una comunicazione che, lo ripeto, non è tarata per lui, non è lui l'obiettivo di questa comunicazione, e arriva davanti davvero alla professionista. Anche in quel caso molto probabilmente ci sarà un gap esperienziale, perché davvero forse mai come adesso le esperienze degli uomini e delle donne sono profondamente differenti, e i disturbi che un uomo può portare in terapia o in un colloquio potrebbero davvero essere incomprensibili per una donna. Ecco, torniamo alla mia esperienza personale. La maggior parte dei miei pazienti è un uomo e molti di loro riportano questa esperienza di non sentirsi capiti, cioè di raccontare delle cose e soprattutto raccontarle da una prospettiva che dall'altra parte è incomprensibile, e di sentire i propri bisogni sminuiti perché i bisogni sono differenti. Per esempio, molte donne non capiscono che gli uomini non hanno un bisogno di socialità simile a loro, hanno un bisogno di socialità diverso, più orizzontale, meno strutturato, più duro anche nell'approccio iniziale. E questo non lo capiscono, non lo possono capire. E dite voi, la soluzione sarebbe semplice: andare da un uomo. Abbiamo risolto. Il problema è proprio quello che abbiamo detto. Se siamo in un ambito di ricerca di un professionista privato, allora sì, ci si mette un po' di impegno, se si riesce a farlo, perché stiamo parlando sempre di persone che non stanno bene, e si trova un uomo adatto alle proprie esigenze. Se ne prova uno, due, quello che non importa, tanto ormai tra l'altro quasi tutti offrono il primo colloquio gratuito. Se siamo in un ambito pubblico, tanti auguri, perché in ambito pubblico quella percentuale che abbiamo detto all'inizio dell'80-84% sale ancora di più. Nella mia esperienza cosa riferiscono di volere questi pazienti uomini? Riferiscono di volere chiarezza, un orizzonte definito, una spiegazione di quello che sarà il processo, per quanto è possibile, e poi qualcuno che comprenda le loro istanze più profonde. Questo canale è nato, si è sviluppato ed è diventato quello che è parlando di incel e quindi di una particolare demografica di uomini. Ecco, non c'è soltanto l'inceldom, ci sono tantissimi temi che una psicologa donna, se non ha davvero una voglia profonda di andare a fare esperienze al di fuori di quelle che normalmente farebbe, non può capire. E quindi ci siamo dilungati? Ci siamo dilungati. Perciò arriviamo a una conclusione.
La conclusione è duplice. Nessuno, dal mio punto di vista, in questo momento di grande stagnazione, sia della ricerca psicologica ma soprattutto della pratica clinica, è particolarmente felice. Le giovani donne, come dicevo, perché ricevono questa forma di maternage che sul momento le fa stare meglio e le tiene un po' sedate, però poi alla lunga non risolve niente. E tra l'altro noi sappiamo che in questo momento in tutto l'Occidente c'è un incremento drastico nel consumo di psicofarmaci e di sostanze psicoattive, quindi evidentemente c'è un malessere che non si riesce a trattare con gli strumenti attuali, e non si riesce a trattare con gli strumenti attuali, poi magari di questo ne discuteremo un'altra volta, soprattutto perché l'approccio individualistico in questi casi non funziona. Gli uomini invece dallo psicologo ci vanno poco e niente, preferiscono fare da sé per provare a risolvere la situazione perché non si sentono capiti e infatti non di rado non hanno neanche tutti i torti. La situazione maschile delle due è quella che mi desta più preoccupazione, perché ormai tutta l'esperienza della psicologia clinica, ma non solo, è tarata sulle donne. Cioè i maschi sono praticamente intrusi di questo sistema, sono un po' quelli che entrano dalla porta, che li si è invitati sì e no. La comunicazione è tarata sulle donne, le parole sono tarate sulle donne, i contenuti spesso della terapia sono tarati sulle donne. C'è pericolo che degli uomini si vedano trattare come praticamente delle donne strane e non reagiscono agli input che gli vengono dati. Quindi che si dovrebbe fare? Innanzitutto ci vorrebbero più professionisti uomini, ma come facciamo ad attrarre i professionisti uomini? L'abbiamo detto all'inizio, questa è una professione in cui si guadagna pochissimo. Ve lo dico io, facendo il contrario del fuffaguru. Io vi dico quanto poco si guadagna a fare la mia professione e quindi vi invito a farla anche se farete la fame. Non solo si guadagna poco, ma non c'è nessun tipo di prestigio. Cioè dire sono uno psicologo non si porta dietro niente, anzi in alcuni ambienti si porta dietro una certa vena di ciarlataneria che quindi è pure a detrimento della persona, non certo a crescimento. Ciò nel prossimo futuro la sensazione è che queste proporzioni non cambieranno mai. Qualche coraggioso, qualche scriteriato tipo me e quei miei bravi colleghi del 2014 continuerà a partecipare a questo gineceo che è diventata la psicologia e a provare ad aiutare anche questi pazienti maschi che ci sono, perché il fatto che non vengano non vuol dire che non sono da qualche parte là fuori a cercare delle soluzioni alternative. Adesso che siamo arrivati alla fine del video, dopo saranno 45-50 minuti, una roba del genere, spero di riuscire ad accorciare un po' veramente stavolta, vediamo che cosa riesco a fare in produzione. Ci sono due cose che voglio dirvi, sono due richieste per voi, due modi per voi di interagire con me e con il canale in un modo ancora più proficuo di quello che già fate spontaneamente, che come vi ho già detto è fantastico. La prima è chiedervi che esperienze avete avuto voi, se le volete condividere in terapia, cioè che esperienze da uomini o da donne, siete pochissime, tra l'altro vi ringrazio, e come vi siete sentiti trattati e se la vostra esperienza in qualche modo collima con quello che ho appena detto, o magari no, o magari è completamente differente. La seconda cosa che vi chiedo, e metterò il commento pinnato, è che per celebrare questo traguardo dei 1000 iscritti ho pensato di fare un question and answer, cioè di offrirvi la possibilità di chiedermi qualunque cosa, senza limiti, sulla mia professione, sulla mia formazione, sulle mie posizioni ideologiche. Oggi abbiamo parlato pochissimo di ideologia, la prossima volta penso che invece torneremo a parlarne perché non voglio più limitarmi, e questa è un'altra cosa, questo è un annuncio che poi magari farò in seguito. O potete farmi domande sulla mia persona, se vi può interessare qualcosa della mia persona, se avete delle curiosità io rispondo con piacere. Mi sembra la cosa più dignitosa che posso fare per condividere un po' con voi la gioia di questo primo traguardo. A proposito di gioia, sono contento se siete arrivati fino a questo punto e vi ringrazio perché mi rendo sempre conto che non è facile. Probabilmente in questo video non ci saranno neanche inserti di Saverio Tommasi che parte. A proposito, buona partenza a lui che ha trovato posto sulla barca. Quindi sarà un video monolitico, granitico, è uno di quelli che forse è più facile da ascoltare che non da guardare. Quindi se siete arrivati fino a qui avete tutta la mia gratitudine, io vi auguro buonanotte e come sempre state in salute.